Ciao! Capita sempre più spesso oggi, ed in futuro ancora di più, di trovare degli annunci di vendita di pannelli fotovoltaici usati ad un ottimo prezzo. Quello che un utente si potrebbe chiedere è: ma sono affidabili? Come mai li stanno vendendo usati? Da dove provengono? Posso utilizzarli per piccoli progetti domestici? Vediamo di rispondere a qualche domanda. Negli ultimi anni abbiamo vissuto un boom di installazione di grandi impianti fotovoltaici. Le vendite dei pannelli usati, molto spesso, provengono da questi impianti. Ma perché? Col passare del tempo i pannelli fotovoltaici sono diventati sempre più efficienti, cioè riescono a catturare sempre più energia nello stesso spazio, oltre al fatto che questi hanno una fisiologica perdita di efficienza negli anni, dovuta alla degradazione del silicio. Può capitare oggi che alcuni grandi impianti vengano rinnovati, quindi venduti vecchi pannelli, magari con 10 anni di età, per far posto a pannelli più moderni ed efficienti. È il cosiddetto revamping fotovoltaico, cioè una sorta di aggiornamento fotovoltaico. Ma conviene comprare pannelli fotovoltaici usati? Sì, potrebbe convenire per piccoli impianti, a patto di fare attenzione ad alcuni particolari. Per prima cosa, lo smontaggio ed il trasporto dei pannelli è un'operazione delicata, quindi il venditore deve poter garantire il funzionamento del pannello usato o l'eventuale sostituzione in caso di problemi. Naturalmente questo dipende dall'onestà del venditore. Il pannello usato nel tempo avrà perso una percentuale della propria resa, che si dovrebbe attestare intorno allo 0,25% per ogni anno di utilizzo. Questo per pannelli di buona qualità. Ma vediamo un esempio pratico. Ultimamente ho acquistato un po' di pannelli usati, sono monocristallini da 255 watt 48 volt. Ne ho acquistato prima uno, l'ho testato e sono riuscito a ricavare circa 220 watt massimi nella migliore esposizione al sole. Un valore che ritengo accettabile per una spesa di 40 euro l'uno di questi pannelli, quindi ne ho acquistati altri. Tieni anche presente che la potenza massima espressa in watt, stampigliata su ogni pannello fotovoltaico, è una potenza massima ideale che non viene mai raggiunta nell'utilizzo reale. Se pensiamo di acquistare un pannello usato per utilizzarlo in piccoli progetti, dobbiamo porre particolare attenzione al tipo di regolatore di carica che possediamo o che dobbiamo acquistare, perché a differenza dei tanti pannelli fotovoltaici economici che troviamo in commercio, che funzionano a 12 o 24 volt, quelli provenienti da grandi impianti hanno una tensione di uscita superiore ai 36 o ai 48 volt, quindi il nostro regolatore deve essere in grado di gestirli. Infatti io per il test ho utilizzato un regolatore MPPT e non PWM che può accettare l'ingresso fino a 160 volt in corrente continua. Colgo l'occasione per ricordare che è sempre positivo avere un sistema solare con una tensione più alta e una corrente più bassa, cioè con più volt e meno ampere, perché avrà meno dispersione di energia. In generale, a parità di potenza, un impianto che lavora con correnti più alte avrà più calo di potenza lungo i cavi e le connessioni, oltre al fatto che bisognerà adottare cavi più spessi e connettori adeguati. Anche se negli ultimi anni, per far diventare i pannelli fotovoltaici più domestici, si tende ad abbassare le tensioni a 12 o 24 volt, tecnicamente sarebbe meglio utilizzare un pannello da 48 volt, semplicemente collegandolo ad un adeguato regolatore di carica MPPT. Un altro motivo che potrebbe portarci a non scegliere un pannello usato, ma un più moderno pannello fotovoltaico nuovo, sono le dimensioni. Se abbiamo poco spazio a disposizione per il o i pannelli, con la stessa superficie esposta al sole potremmo ricavare il 30% di energia in più. Consideriamo però un prezzo che va dai 130 ai 180 euro per un pannello da 300 watt. Quindi in definitiva potremmo risparmiare un po' di soldini utilizzando pannelli fotovoltaici usati provenienti da grandi impianti. Basterà testarne il funzionamento ed utilizzarli con un regolatore di carica MPPT. Se vuoi qualche informazione in più sulle differenze fra i regolatori di carica, guarda il mio precedente video. Sperando che tu abbia trovato utile questo video, ti saluto. Ciao!